Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Io sono Marina Cafueri e ciò che vedete è questa volta un bolerino. Un bolerino, adesso ve lo mostro nel dettaglio, che chiameremo quadrifoglio per via delle foglioline che ci sono nella parte, diciamo, degli angoli, ok? È un bolerino da mettere sopra un vestito, una gonna, un paio di jeans piuttosto ampio nella parte sotto. Abbiamo la manica, anche qui l'ho lasciata a 3/4, si può dire quasi 3/4, l'ho lasciata così, non l'ho fatta crescere, ma volendo possiamo farne una invernale come farò io, farne una invernale, quindi far crescere la manica. Vi spiegherò come allungare il bolerino e come far crescere appunto la manica e sarà semplicissimo. Nella parte avanti, come vedete, è leggermente più arcuato, quindi diciamo che ha una leggera, ehm, chiamiamola stondatura, chiamiamola punta, comunque va leggermente un po' più giù nella parte centrale del davanti e guardate, c'è pochissima differenza, ma comunque lo si vede, viene leggermente in giù. Ed è questa proprio la bellezza, no? Guardatelo. Ed è, come vedete, morbidissimo proprio. E ve lo mostro anche nella parte dietro, che anche qui leggermente, perché è quasi impercettibile, però dà, diciamo, quell'idea di tagliare un pochino i nostri fianchi. Ecco, ho voluto fare una cosa del genere. Vedete, va leggermente in su, quindi taglia un pochino l'occhio sui nostri fianchi. Questo è un bolerino, l'ho voluto fare di questa lunghezza, si potrà fare anche più corto, lo potete fare in qualsiasi taglia, ma proprio qualsiasi, semplicemente dovete partire insieme a me. Seguitemi, quindi non dobbiamo fare nessun tipo di calcolo per ricavare la nostra taglia, dovete solo seguirmi dall'inizio alla fine. Partiremo dalla nostra ascella e andremo avanti fino ad arrivare alla larghezza della nostra manica, poi allargheremo il nostro busto, poi allargheremo la nostra schiena e inizieremo ad arrotondare la scollatura e poi infine chi vorrà lo farà crescere in lunghezza. Quindi possiamo farlo per i bambini o per qualsiasi grande taglia, morbida, esile, qualsiasi taglia sia. Bene, adesso andiamo al lavoro. Venite con me perché ci divertiremo. Il filato che ho usato è una vecchia Cake Cotton Fine che adesso non esiste più. Quindi adesso ci sono delle nuove cake, vi metto il link eventualmente voleste provarle e ho utilizzato due di queste cake, quindi ogni cake è di 150 grammi e sono 600 metri per cake, quindi ho utilizzato 1200 metri. L'uncinetto che utilizzo è il numero 3. Poi vi occorreranno ovviamente sempre dei marcapunti o marcapunto, 1 metro, voi per poter provare il vostro cardigan, e cos'altro dire? Le forbici e l'ago, un classico. Premetto che qualsiasi taglia voi dobbiate realizzare non è un problema, partite da qui insieme a me. La taglia la sviluppiamo pian piano nel tutorial, ok? Dovete partire tutti insieme a me, ok? Quindi qualsiasi taglia, sia per bambina che per una taglia molto grande, non vi preoccupate, ovviamente vi ci va il filato necessario per realizzarla, ma partite con me. Ok, seguitemi, non vi preoccupate di nulla. Allora, dobbiamo fare un cerchio magico, quindi il filo, oramai lo sapete fare molto bene, intorno alle 3 dita, lo bloccate con il mignolo, prendo l'uncinetto con l'uncino in giù per recuperare il filo, ruoto
e inizio a fare la prima catenella. Partite ovviamente come desiderate, come voi avete imparato, ok? Però il cerchio magico per Marina è questo, ma solo per me. Allora, tiriamo su 3 catenelle che sostituiscono sempre la prima maglia alta. Una catenella di separazione, entriamo nel nostro cerchio magico e facciamo la nostra seconda maglia alta. Ok, abbiamo formato il primo buchino. Di questi buchini ce ne vanno 9, quindi proseguiamo facendo una catenella, rientriamo nel cerchio magico, maglia alta. Una catenella nel cerchio magico, maglia alta. Una catenella nel cerchio magico, maglia alta, e siamo a 1, 2, 3, 4, dobbiamo andare avanti così fino ad ottenere 9 buchini. Catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, sarà meglio che conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bene, mi sono fermata al punto giusto. Quando arrivate a 8 buchini, che equivalgono a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 maglie alte, ma abbiamo 8 buchini, dobbiamo fare il nono buchino. Allora andiamo a far così: tiriamo il nostro filo, non del tutto, ok? Solo per avvicinarci un pochino. Dobbiamo creare il nono buchino e, come abbiamo fatto in tantissimi tutorial, noi dobbiamo solo realizzare uno spazio per una catenella. Quindi io vado direttamente nella mia terza 1, 2 e 3. Nella terza catenella prendo semplicemente il filo, ok, ho 2 asoline, riprendo il filo e le chiudo. Vi faccio rivedere. Allora, innanzitutto qui abbiamo la prima maglia alta del giro, che è composta da 3 catenelle, vedete? Quindi 1, 2 e 3, più ne avevamo una di separazione. Io entro con l'uncinetto scarico nella terza, 1, 2, 3, entro, prendo il filo, riprendo il filo e chiudo. E così sono nella parte centrale, vedete? Sono proprio nella parte centrale del nono buchino, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Secondo giro. Tiriamo su 3 catenelle, una catenella di separazione, andiamo tra una maglia alta e l'altra, vedete? Noi siamo partiti dal centro, ok? Abbiamo fatto 3 catenelle più una di separazione. Tra una maglia alta e l'altra io entro, faccio una maglia alta, una catenella, rientro nello stesso punto, una maglia alta, una catenella di separazione, vado nello spazio successivo, maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, una catenella di separazione. Nello spazio successivo, maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, una catenella di separazione, e vado avanti così per tutto il giro. Una catenella di separazione, maglia alta, catenella, maglia alta nello stesso punto e una catenella di separazione. Abbiamo sempre una catenella di separazione. Siamo alla penultima e adesso dobbiamo completare la prima. Quindi andiamo nello stesso punto da cui siamo partite,
facciamo una maglia alta e chiudiamo il giro come abbiamo fatto precedentemente. 1, 2 e 3, entro, prendo il filo e chiudo. E questo è il nostro secondo giro. Adesso, partendo da qui, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 spazi. Terzo giro. Siamo sempre nel centro. Facciamo 1 e 2 catenelle soltanto. Filo sull'uncinetto, entriamo e chiudiamo solo le 2 asoline della maglia alta e teniamo l'altra sull'uncinetto, quindi una maglia alta incompleta, e facciamo la seconda, che in totale diventano 3. Ok, chiudiamo tutte e 3 insieme. 3 catenelle, filo sull'uncinetto, andiamo nello spazio successivo a ripetere, quindi chiudo le prime 2 e tengo la terza, filo sull'uncinetto, rientro, chiudo solo le prime 2 e tengo la terza, e quindi siamo con 3 asoline, in tutto 3 volte dobbiamo farlo, chiudo solo le prime 2 e adesso abbiamo 4 asoline che andiamo a chiudere insieme e mettiamo 3 catenelle. Tra un gruppetto e l'altro ci sono 3 catenelle. Rifacciamo la stessa cosa, quindi 1, vedete la maglia alta si chiuderebbe così, ok? Quindi con 2 passaggi. Qui ne facciamo soltanto uno, quindi facciamo finta di fare la maglia alta, ok? Però chiudo solo le prime 2 asoline, l'altra la tengo. 1, 2 e 3 e chiudo tutte e 3 insieme e faccio 3 catenelle. 1, 2 e 3 e vado avanti così per ogni buchino che trovo. 2 e 3, ho 4 asoline sull'uncinetto che chiudo insieme. 1, 2 e 3. Di nuovo. 1, 2 e 3. E andate avanti così per tutto il giro, lavorando in ogni spazio che trovate. Le catenelle di separazione sono 3. Finito anche il terzo giro, andiamo a chiudere facciamo intanto le 3 catenelle classiche che abbiamo fatto in tutto il giro, andiamo a chiudere proprio nella prima, vedete che qui c'è una fila di 3 catenelle proprio in cima, qui, con un punto bassissimo. Ora mi sposto in questo, vi faccio di nuovo vedere una cosa. Allora, qui abbiamo coppie da 3, ok? Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Abbiamo 18 coppie da 3 separati da 3 catenelle. Andiamo a fare quindi il nostro quarto giro. Abbiamo già chiuso, ci spostiamo nella catenella con una maglia bassissima. Ok, entriamo di nuovo dentro e facciamo una maglia bassa, semplicemente una maglia bassa. Quindi io mi sono spostata da questa parte, quindi in questo spazio, entro, prendo il filo e faccio la mia maglia bassa. Prendo il filo, mi sposto e faccio 4 maglie alte, 2, 3,
4, 5 catenelle, rientro nello stesso spazio e faccio 4 maglie alte. E 4. Vado nello spazio successivo e faccio una maglia bassa. Facciamo adesso, dopo il punto basso, 2 catenelle, andiamo nello spazio successivo e facciamo una maglia bassa, filo sull'uncinetto, in questo spazio facciamo 4 maglie alte, 2, 3 e 4, 5 catenelle, rientro nello stesso spazio e faccio 4 maglie alte. Mi sposto nello spazio successivo, maglia bassa, 2 catenelle, nello spazio successivo maglia bassa e ripeto fare l'angolo con 4 maglie alte, 5 catenelle, rientro, 4 maglie alte nello stesso spazio. Ci spostiamo nello spazio successivo e facciamo una maglia bassa, 2 catenelle, una maglia bassa nello spazio successivo, maglia bassa, 2 catenelle, maglia bassa nello spazio successivo. Entriamo nello spazio che segue e facciamo 4 maglie alte, 5 catenelle, rientro nello stesso spazio e faccio altre 4 maglie alte. Mi sposto nello spazio seguente, maglia bassa, 2 catenelle, nello spazio seguente maglia bassa. In questo spazio, quello successivo, andiamo a fare un altro angolo, quindi 4 maglie alte, 5 catenelle. Di nuovo nello stesso spazio 4 maglie alte. Nello spazio successivo maglia bassa, 2 catenelle, maglia bassa nello spazio successivo. Continuate così fino ad arrivare all'ultimo angolo. Finito tutti i nostri lati, chiudiamo il nostro giro. Vedete, ve ne accorgete perché qui parte l'angolino con le 4 maglie alte e qui c'è la prima maglia bassa del giro. Allora, dobbiamo raggiungere questa maglia alta. In questo caso ci occorrono 2 catenelle, quindi devo fare come unione una mezza maglia alta, quindi filo sull'uncinetto, entro nella maglia bassa, prendo il filo e chiudo tutte e 3 le asoline e sono praticamente nel centro e ho terminato 1 2 3 il quarto giro. Andiamo ora a fare il quinto giro e parte con le 5 catenelle. Come vedete,
abbiamo 1 2 3 4 5 e 6 angolini. Ok, abbiamo fatto le nostre 5 catenelle e andiamo adesso a fare un punto alto su ogni punto alto del nostro angolo. Quindi entriamo nel primo e facciamo un punto alto, nel secondo punto alto, nel terzo punto alto, nel quarto punto alto. Fatti i nostri 4 punti alti, 2 catenelle e 2 catenelle. Ora filo sull'uncinetto, andiamo nella terza catenella di questo spazio, di questo arco, quindi 1 2 e 3. Entro e faccio la mia maglia alta. Ok, ora mi servono 5 catenelle e 5. Filo sull'uncinetto, entro da dove sono partita, quindi qui, e faccio la mia maglia alta. Devo fare una V, eccola qua. Ora rifacciamo questo pezzo, quindi 2 catenelle e andiamo a lavorare una maglia alta su ogni maglia alta di base, quindi 1 2 3 e 4. Deve risultare così. Andiamo avanti con 2 catenelle, entriamo, vedete che qui c'è maglia bassa e qui c'è lo spazio. Entriamo in questo spazio e facciamo una maglia alta, 2 catenelle. Ora ripetiamo questa parte, quindi entro in queste maglie alte e le lavoro una per una, quindi 1 2 3 e 4. Ok? Facciamo 2 catenelle, filo sull'uncinetto, andiamo a cercare la terza catenella, 1 2 e 3. Facciamo una maglia alta, 5 catenelle, filo sull'uncinetto e ritorno da dove ho fatto la mia prima maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta su ogni maglia alta di base. 3 e 4. E abbiamo fatto anche l'altro angolino. Proseguiamo con 2 catenelle, entriamo tra una maglia bassa e l'altra e facciamo una maglia alta, 2 catenelle e di nuovo 1 2 3 4 maglie alte, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, andiamo sulla terza catenella e facciamo la nostra V, quindi maglia alta, 5 catenelle, rientro nella stessa maglia che qui è, questo è l'archetto, questa è la maglia alta, io entro qui e faccio la mia maglia alta ed ecco la V, 2 catenelle e ora una maglia alta su ogni maglia alta, 2 3 e 4, 2 catenelle di separazione, una maglia alta tra una maglia bassa e l'altra, 2 catenelle e si ricomincia da capo, 4 maglie alte,
2 catenelle di separazione, andiamo nella terza, maglia alta, 5 catenelle, rientriamo nella stessa di partenza dove abbiamo fatto la maglia alta e facciamo la maglia alta, 2 catenelle di separazione e tutte maglie alte, sono 4. 1, e 4, 2 catenelle, maglia alta tra una maglia bassa e l'altra, 2 catenelle e si ricomincia da capo. Quindi finiamo il giro come vi ho mostrato. Ok, qui sono 5 catenelle nell'angolo, ok? Quindi 2 catenelle, 2 catenelle, qui abbiamo maglia alta, 5 catenelle e maglia alta. Le catenelle di separazione sono 2 sia qui che qui, solo qui sono 5 e la maglia alta va fatta, questa tra i due angoli, va fatta tra le maglie basse, proprio qui nel centro, come vi ho mostrato. Finiamo il nostro giro in questo modo. Allora facciamo 2 catenelle, poi contiamo 1, 2 e 3 catenelle dall'inizio, 1, 2 e 3, e chiudiamo con una maglia bassissima. Ok, siamo proprio sulla maglia alta e in questo modo abbiamo finito il nostro quinto giro. Il sesto giro, esatto, il sesto giro parte con 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ora queste 4 maglie alte le faremo ma non complete, quindi entriamo nella prima e chiudiamo solo le 2 asoline, nella seconda chiudiamo solo 2 asoline, nella terza solo le 2 asoline, nella quarta solo le 2 asoline. Abbiamo in totale raccolto 2, 4, 5 asoline che chiudiamo insieme, così, e facciamo 1, 2 e 3 catenelle. Ci spostiamo nell'angolino proprio qui e andiamo a fare 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4 e 5 catenelle. Praticamente rifacciamo la stessa cosa, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Ovviamente rientriamo dentro e facciamo le altre 1, 2, 3 e 4, 1, 2 e 3 catenelle. Andiamo adesso a chiudere queste 4 maglie alte, quindi facciamo 4 maglie alte incomplete, 1, 2, 3, 4, prendiamo il filo e chiudiamo tutto insieme. Abbiamo chiuso tutte e 4 e facciamo altre 3 catenelle. Ora andiamo sopra la maglia alta e facciamo una maglia alta, di nuovo 3 catenelle e andiamo a chiudere queste 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, chiudiamo tutto insieme, facciamo 3 catenelle e ora andiamo nella terza
non è vero, andiamo dentro questo angolo, nell'angolino che vedete, e andiamo a fare 4 maglie alte, 2, 3, 4, 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5, rientriamo di nuovo e facciamo 4 maglie alte. E 4. Ci spostiamo con 3 catenelle e andiamo a chiudere queste 4 maglie alte. Quindi 1, 2, 3, 4, chiudiamo tutto insieme e facciamo 3 catenelle. Andiamo sulla maglia alta che troviamo, maglia alta, 3 catenelle e si ricomincia di nuovo. Quindi andiamo a chiudere queste 4 maglie alte. 1, 2, 3, 4, chiudiamo tutto insieme. Qui l'ho presa molto male. Ok, chiudiamo tutto insieme, facciamo 3 catenelle e ora dobbiamo rifare le 4, l'angolino con le 4 maglie alte. Lo facciamo proprio in cima, quindi qui 1, 2, 3, 4, 5 catenelle di separazione, entriamo nello stesso spazio e finiamo l'angolo, quindi 1, 2, 3 e 4, 3 catenelle, andiamo a chiudere queste 4 maglie alte come abbiamo già fatto, quindi 1, 2, 3, 4, chiudiamo, 3 catenelle, andiamo sulla maglia alta e facciamo una maglia alta, 3 catenelle e si ricomincia tutto da capo. Quindi l'abbiamo fatto insieme, adesso continuate nello stesso identico modo. Siamo arrivati alla fine del sesto giro, facciamo le ultime 3 catenelle e poi ci agganciamo nella terza catenella di inizio, quindi 1, 2, inserisco l'uncinetto e con una maglia bassissima chiudo il giro. Ed eccolo qua il nostro sesto giro. Settimo giro. Allora, per il giro numero 7 partiamo con 3 catenelle, che è la nostra prima maglia alta, più 2 catenelle di separazione. Andiamo nello spazio subito a fianco, questo, e andiamo a fare una maglia alta. 2 catenelle di separazione, superiamo questa unione che abbiamo fatto, quindi nello spazio successivo andiamo a fare una maglia alta, così. Ora 2 catenelle di separazione e andiamo su ogni maglia alta a fare una maglia alta su ogni maglia alta. Totale 4. Due catenelle di separazione. Ora andiamo nella terza catenella, 1, 2 e 3, e andiamo a fare una maglia alta, 5 catenelle, l'abbiamo già fatto, e questo 3, 4, 5 catenelle, e rientriamo da dove siamo partiti facendo una maglia alta e abbiamo fatto la nostra V. 2 catenelle,
una maglia alta su ogni maglia alta di base, quindi 4. E 4, 2 catenelle, nello spazio entriamo e facciamo una maglia alta, 2 catenelle, nello spazio una maglia alta. Attenzione, qui sopra questa maglia alta, che è quella centrale, dobbiamo fare a nostra volta una maglia alta, quindi 2 catenelle e sopra questa maglia alta una maglia alta, ok? Poi 2 catenelle, nello spazio una maglia alta, 2 catenelle, nello spazio una maglia alta, 2 catenelle e si torna a fare le 4 maglie alte. Quindi qui dovete fare attenzione perché dobbiamo avere per ogni lato 1, 2, 3, 4, 5, 6 spazi. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 spazi. Continuiamo il giro facendo una maglia alta su ogni maglia alta, siamo nell'angolo, 2 catenelle di separazione, andiamo nella terza catenella e facciamo una maglia alta, 5 catenelle, rientriamo da dove siamo partite e facciamo una maglia alta, 2 catenelle di separazione e si rifà una maglia alta su ogni maglia alta, 4 in totale, 2 catenelle di separazione, nello spazio una maglia alta, 2 catenelle, nello spazio una maglia alta, 2 catenelle, sulla maglia alta centrale una maglia alta, 2 catenelle, nello spazio una maglia alta, 2 catenelle, nello spazio una maglia alta e 2 catenelle. Ok. Facciamo le 4 maglie alte del nostro angolino e quindi contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fate attenzione al giro, a questo giro, cioè questa maglia alta centrale va la maglia alta sulla maglia alta e poi proseguite, quindi 2 catenelle, nella terza andiamo a fare la maglia alta, 1, 2, 3, 4, 5, scendiamo da dove siamo partite e facciamo una maglia alta, 2 catenelle di separazione e andiamo a fare le 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4, poi 2 catenelle e via dicendo. Ok, quindi questo giro è molto semplice, andiamo a farlo. È semplice tutto, a dire la verità, però questo giro vi basta poco per riuscire a finirlo. Facciamo il nostro giro numero 7 con 2 catenelle, entriamo nella terza catenella di inizio con una maglia bassissima e abbiamo finito il nostro settimo giro. Giro numero 8. Partiamo con 3 catenelle più 2, sono totale 5 catenelle. Andiamo ora sulla maglia alta che troviamo, 2 catenelle, andiamo, ops, aspettatemi che rifaccio, ma pensa a te, ok, va bene. Rifaccio la mia maglia alta, 2 catenelle, vado sulla maglia alta successiva e faccio la mia maglia alta. Qui facciamo 3 catenelle, stiamo arrivando vicino alle 4, qui ne abbiamo fatte 2, qui ne facciamo 3 perché siamo vicino all'angolo e dobbiamo chiuderlo. Qui facciamo quindi 1,
le maglie alte incomplete che abbiamo già fatto, 2, 3 e 4 maglie alte incomplete, abbiamo 5 asoline sull'uncinetto che chiudo insieme in questo modo qui. Ora facciamo 3 catenelle, abbiamo iniziato con 3 per chiudere quest'angolo, 3, e finiamo con 3, poi entriamo nell'angolo che adesso andiamo a ricreare e facciamo le nostre 4 maglie alte, 2, 3 e 4, perché qui togliamo l'angolo, ma qui dobbiamo rifarlo, ok? Quando abbiamo le 4 maglie alte facciamo 5 catenelle, giriamo e continuiamo facendo le altre 4 maglie alte. Poi dobbiamo chiudere questa parte, quindi facciamo 3 catenelle. Andiamo a chiudere queste 4 maglie alte con 1, 2, 3 e 4 maglie alte incomplete o 5 asoline, chiudo insieme e faccio 3 catenelle. Mi sposto sulla maglia alta con una maglia alta, 2 catenelle, mi sposto sulla maglia alta, una maglia alta, 2 catenelle, sulla maglia alta, una maglia alta, 2 catenelle e così via. Ogni volta che vedo una maglia alta faccio una maglia alta e 2 catenelle, 2 catenelle, e adesso devo farne 3 perché sono, vedete, sto arrivando alle mie 4 maglie alte, quindi devo farne 3. Quindi vado qui dentro e vado a chiudere le mie 4 maglie alte con 4 maglie alte incomplete che chiudo insieme. Poi faccio 3 catenelle, vado nel nuovo angolino e faccio 1, 2, 3, 4 maglie alte, 5 catenelle, rientro, 4 maglie alte e si ricomincia tutto da capo, quindi 3 catenelle, chiudete queste 4 maglie alte come abbiamo appena fatto e poi 2 catenelle per come separazione e una maglia alta su ogni maglia alta di base. Come buchini dobbiamo averne sempre 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Sia nel giro sottostante 6, sia nel giro che stiamo facendo 6, ok? Continuate così per tutto il giro. Andiamo a chiudere il giro numero 8, quindi abbiamo fatto tutto il giro, finiamo con, ecco, fuori campo, finiamo con 2 catenelle, andiamo a cercare la terza catenella d'inizio, quindi 1, 2, 3, inserisco l'uncinetto ed esco con la mia maglia bassissima. Giro numero 9. Si parte sempre con 1, 2 e 3 catenelle, ma iniziamo a fare i nostri rettangolini. Quindi in questo spazio di 2 catenelle andiamo a fare 2 maglie alte e subito sopra la nostra maglia alta una maglia alta, e questa è metà del nostro rettangolino. Ora 2 catenelle, andiamo sulla maglia alta, una maglia alta, 2 catenelle su, allora guardatemi,
Noi siamo proprio qui, abbiamo fatto la nostra chiusura delle 4 maglie alte. Andiamo a fianco, proprio qui, e facciamo una maglia alta. Ok? Quindi 2 catenelle, andiamo a fianco a questa chiusura, quindi 4 maglie alte chiuse insieme, e facciamo una maglia alta. Praticamente l'abbiamo già fatto qui, vedete? E adesso lo ripetiamo qui. Quindi quando andiamo a chiudere questa, non so come definirla, fogliolina, chiamiamola fogliolina, ok? Quindi parte da qui con 2 giri, chiudiamo. Quando dobbiamo passarle sopra, andiamo a fare una maglia alta nello spazio, ok? Poi a questo punto abbiamo da fare le 2 catenelle, entriamo sulla maglia alta e facciamo una maglia alta su ogni maglia alta di base, totale 4. Fatte le nostre 4 maglie alte, andiamo a fare le 2 catenelle, andiamo nella terza catenella di questo arco da 5, quindi 1 2, nella terza catenella facciamo una maglia alta, 5 catenelle, rientriamo nello stesso punto di partenza e facciamo un'altra maglia alta. Adesso si ritorna a fare la stessa cosa che abbiamo fatto di qua. 2 catenelle, andiamo sulla maglia alta e facciamo una maglia alta su ogni maglia alta di base, due catenelle, ora una maglia alta nello spazio, saltiamo le nostre 4 maglie alte chiuse insieme, facciamo 2 catenelle, una maglia alta nello spazio, 2 catenelle, ora andiamo a fare una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, e ora andiamo a cercare il nostro punto centrale. Vedete, per non sbagliarvi, vedete che qui ci sono 2, vedete qui abbiamo il primo gruppetto, 2 2 2 2, salendo sapete che questo è il nostro punto centrale. Quindi dopo aver fatto 3 buchini dobbiamo iniziare il nostro rettangolino, quindi proprio qui, quindi saltare, abbiamo fatto 1 2 e 3 buchini, sotto ce ne sono 2, vedete, noi abbiamo 3 buchini. Adesso nel terzo buchino, guardando sotto, quindi 1 2 3, iniziamo a fare il nostro, diciamo, il punto chiuso, ecco, ok? Quindi qui facciamo 2 maglie alte nella maglia centrale, una maglia alta, nello spazio ancora 2 maglie alte e poi sulla maglia alta una maglia alta, ok? Quindi abbiamo saltato, guardando la parte sotto, 1 e 2 spazi. Nel terzo e quarto spazio abbiamo fatto il punto chiuso, quindi tutte maglie alte. In totale sono 2 4 6 7 maglie alte, ok? Ora si riprende a fare 2 catenelle, sulla maglia alta una maglia alta, 2 catenelle, nello spazio una maglia alta, 2 catenelle, nello spazio una maglia alta, 2 catenelle, andiamo a fare tutte le maglie alte, che sono 4. Ok, quindi avremo 1 2 3 4 spazi, 1 2 3 4 5 6 7 maglie alte, 1 2 3 4 spazi, e poi facciamo l'angolo come oramai sappiamo fare, quindi 4 maglie alte sulle 4 maglie alte, 2 catenelle, entriamo nella terza, andiamo a fare una maglia alta, 3 4 5 catenelle, rientriamo nello stesso punto di partenza, facciamo una maglia alta,
2 catenelle di separazione e andiamo a fare le nostre 4 maglie alte. Bene, adesso si rifà 2 catenelle nello spazio, una maglia alta, 2 catenelle, saltiamo la chiusura e facciamo una maglia alta, 2 catenelle, andiamo sulla maglia alta a fare la maglia alta, 2 catenelle sulla maglia alta, una maglia alta. Abbiamo 4 spazi. Adesso facciamo che siamo proprio nella parte centrale, vedete? Proprio qui andiamo a fare il punto chiuso, quindi 2 maglie alte nello spazio, una maglia alta sulla maglia alta, 2 maglie alte nello spazio e poi e una maglia alta sulla maglia alta. Ops, eccola qua. Totale 2 4 6 7 maglie alte, 2 catenelle, una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta nello spazio, 2 catenelle, una maglia alta nello spazio, 2 catenelle e rifate di nuovo l'angolo, le 4 maglie alte, 2 catenelle di separazione, saltate 2 maglie nella terza maglia alta, 5 catenelle, ritornate di nuovo nella stessa da dove siete partite, maglia alta e ricominciate 2 catenelle e via dicendo. Quindi questo giro lo ripeterete per tutti gli altri lati. Andiamo a finire il nostro nono giro. Allora, sono tornata un pochino indietro, maglia alta sulla maglia alta, 2 catenelle, maglia alta sulla maglia alta. Ecco, dopo che abbiamo fatto 1 2 3 4 buchini dobbiamo completare il nostro rettangolino anche nel giro di inizio, quindi entriamo a fianco a questa diciamo questa parte già completata e facciamo le 2 maglie alte che mancavano, poi questa è già la maglia alta sulla maglia alta, andiamo in cima alla maglia alta così e facciamo una maglia bassissima, quindi in totale abbiamo sempre 3 6 e una 7 e abbiamo così completato e finito il nostro nono giro. Andiamo a fare il giro numero 10. Partiamo con 3 catenelle, andiamo a fare una maglia alta su ogni maglia alta, quindi in totale ne abbiamo fatte per ora 4. Adesso 2 catenelle, sulla maglia alta una maglia alta, 2 catenelle, sulla maglia alta una maglia alta, 2 catenelle, maglia alta sulla maglia alta. Ecco, ricordatevi, quando abbiamo già fatto il nostro angolo con le 4 maglie alte e sopra le 4 maglie alte dobbiamo andare a chiudere per formare la nostra foglia, quindi quando dobbiamo chiudere dobbiamo fare 3 catenelle, non potete sbagliarvi. Poi andiamo sulle 4 maglie e facciamo le nostre 4 maglie alte non chiuse, quindi non complete, come abbiamo già fatto, e chiuse insieme. Poi facciamo di nuovo 3 catenelle e andiamo nell'angolino a rifare il nostro angolo, quindi 4 maglie alte. E quando facciamo le 4 maglie alte ci saranno sempre 5 catenelle. Giriamo il lavoro e completiamo l'angolo con le altre 4 maglie alte.
Ora guardate sotto, vedete? Abbiamo già fatto i 2 giri con le 4 maglie alte, quindi facciamo 3 catenelle perché dobbiamo andare a chiudere queste 4 maglie alte, quindi facciamo 4 maglie alte non complete e poi chiudiamo tutto insieme. 3 catenelle di separazione perché abbiamo chiuso la nostra foglia, ok? Quindi andiamo sulle maglie alte e facciamo una maglia alta, 2 catenelle sulla maglia alta, una maglia alta, 2 catenelle sulla maglia alta, una maglia alta, 2 catenelle e adesso andiamo a fare una maglia alta su ogni maglia alta di base. Questo è il nostro rettangolo pieno. Sei e 7. Ok, quindi una maglia alta su ogni maglia alta di base, in totale sono 7. E adesso rifacciamo la stessa cosa, quindi 2 catenelle, maglia alta sulla maglia alta, 2 catenelle, maglia alta sulla maglia alta, 2 catenelle, maglia alta sulla maglia alta e qui dobbiamo fare 3 catenelle. Chiudiamo queste 4 maglie alte come abbiamo già visto, sono 4 maglie alte non complete chiuse tutte insieme, 3 catenelle di separazione e facciamo il nostro angolo. Questo è il giro numero 10. L'angolo è composto da 4 maglie alte, 5 catenelle e di nuovo 4 maglie alte. E 4. Ora andiamo a chiudere anche questo angolino con 3 catenelle perché andiamo a chiudere questo, ok? Quindi 1, 2, 3, 4, chiudiamo tutto insieme, 3 catenelle perché abbiamo chiuso queste 4 maglie alte e andiamo sulla maglia alta e proseguiamo con 2 catenelle, maglia su maglia, 2 catenelle, maglia su maglia, 2 catenelle, maglia su maglia e poi tutte maglie alte. Ok, quindi proseguite così il giro numero 10 e ci troviamo alla fine del nostro giro. Ricordate che dovete chiudere queste 4 maglie alte, quindi qui andranno le 3 catenelle anziché 2 che normalmente facciamo. Andiamo a completare il giro numero 10. Abbiamo le nostre 2 catenelle e andiamo a chiudere questo giro, quindi andiamo sul nostro rettangolino pieno e completiamo le maglie alte. Sapete che sono 7, no? 4, 5, 6, 7. Fatta l'ultima andiamo ad agganciarci come al solito sulla terza catenella di inizio con una maglia bassissima. Allora, nel 10° giro ovviamente abbiamo 6 lati, ok? L'abbiamo già visto. Allora, nel 10° giro, come vedete, abbiamo 1, 2, 3, 4 buchini e 7 maglie alte centrali che fanno parte del primo rettangolino che andiamo a fare del nostro cardigan. Quindi 4 fuori, abbiamo chiuso nel 10° la nostra fogliolina, l'abbiamo chiusa. Ricordatevi che quando dobbiamo chiudere abbiamo 3 catenelle per parte
mentre qui sono sempre 2 catenelle e nel centro, qui nell'angolino, sono 5 le catenelle. Ok, ora andiamo a fare adesso l'11° giro. L'11° giro parte con 3 catenelle. Qui dobbiamo ovviamente fermarci, no? Col nostro rettangolino, quindi 3 catenelle per la prima maglia alta, 2 catenelle che sono quelle di separazione, totale sono 5 catenelle. Saltiamo le 2 maglie alte e nell'ultima maglia alta andiamo a fare una maglia alta e qui abbiamo il primo buchino. Ora, subito a fianco del nostro rettangolino partiamo con un altro rettangolino, quindi la prima maglia alta ce l'abbiamo già, andiamo a riempire questi 2 vuoti, quindi all'interno del primo facciamo 2 maglie alte, maglia alta sulla maglia alta, all'interno del vuoto facciamo 2 maglie alte più una maglia alta sulla maglia alta e abbiamo di nuovo le nostre 7 maglie alte. Completiamo facendo 2 catenelle, una maglia alta sulla maglia alta. Attenzione qui, quando nel giro sottostante vedete la chiusura, questa è una catenella da 3, sapete che dovete fare la maglia alta proprio una qui e una qui. In questo modo facciamo sempre 2 catenelle, maglia alta nel foro, 2 catenelle, maglia alta nel foro, ok? 2 catenelle e adesso andiamo a fare un'altra fogliolina, ok? Quindi dalle 4 maglie alte andiamo a tirar su 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Come vedete abbiamo di nuovo 4 spazi prima del nostro rettangolino, ok? Appena iniziato, e qui stiamo per riformare una nuova fogliolina, quindi al secondo giro della foglia io vado a fare 2 catenelle e nella terza catenella del centro, 1, 2 e 3, faccio maglia alta, nell'angolo vanno 5 catenelle, ok? 1, 2, 3, 4 e 5, giro, devo rientrare da dove sono partita, quindi qui, e fare la mia maglia alta, ok? 2 catenelle e adesso andiamo a fare anche queste 4 maglie alte del nostro nuovo petalo, 2, 3 e 4, ok? E si forma un nuovo petalo. Ora 2 catenelle, andiamo nello spazio come detto, 2 catenelle, saltiamo questo e andiamo nello spazio, 2 catenelle sulla maglia alta, mi raccomando, 2 catenelle sulla maglia alta e adesso vedete qui c'è il nostro rettangolino e qui dobbiamo iniziare il nostro nuovo, quindi andiamo a fare 2 maglie alte nello spazio, maglia alta su maglia alta, 2 maglie alte nello spazio, maglia alta su maglia alta, devono essere totale 7, 2 catenelle, saltiamo 2 maglie di base nella terza maglia alta, 2 catenelle, saltiamo 2 maglie di base nella terza maglia alta, completiamo il giro. Adesso abbiamo il primo rettangolo da questa parte, dobbiamo farne uno anche di qua, quindi a fianco di quello che abbiamo sotto. Andiamo quindi a fare 2 maglie alte nello spazio più una maglia alta sulla maglia alta, 2 maglie alte nello spazio e una maglia alta sulla maglia alta, 2 catenelle, maglia
alta su maglia alta, 2 catenelle, maglia alta nello spazio, 2 catenelle, maglia alta nello spazio, 2 catenelle, una maglia alta su ogni maglia alta di base. Siamo di nuovo sulla fogliolina. 2 catenelle di separazione, andiamo nella terza maglia alta, 5 catenelle, partiamo nello stesso punto con l'ultima maglia alta per formare il nostro angolino. 2 catenelle di separazione, maglia alta su ogni maglia alta. È troppo divertente questo lavoro. È veramente troppo divertente. 2 catenelle nello spazio, una maglia alta, 2 catenelle nello spazio, e vi ho spiegato, no, il perché, maglia alta, 2 catenelle, qui però andiamo sulla maglia alta, 2 catenelle sulla maglia alta, e abbiamo già fatto i 4 buchini. Ora qui vedete dobbiamo riempire questi 2 buchi, quindi 2 maglie alte nello spazio, maglia alta su maglia alta, 2 maglie alte nello spazio, maglia alta su maglia alta, 2 catenelle, salto 2, maglia alta, 2 catenelle, salto 2, maglia alta. Ora potete proseguire da sole, perché quello che dobbiamo fare ve l'ho mostrato, e questo è il nostro 11° giro. Completiamo tutti i lati e ci ritroviamo. Andiamo a chiudere adesso il nostro 11° giro. Abbiamo fatto le nostre 7 maglie alte per ricominciare un altro rettangolino pieno. Adesso qui dobbiamo fare le 2 catenelle, andiamo nella terza catenella d'inizio, prendiamo il filo e lo portiamo all'interno, e così abbiamo terminato l'11° giro. Ora vi faccio vedere questo, perché adesso i giri si somigliano, quindi è inutile farveli vedere. Allora, facciamolo vedere qui che c'è la riga completa. Anche qui è completa, però vedete qui è partito con il filo di un colore, qui sta riprendendo nell'altro colore, invece qui è tutto di un colore. Allora, come vedete, noi siamo qui nel giro numero 12, dobbiamo chiudere, guardiamo l'angolo adesso, ok? Dobbiamo chiudere la nostra fogliolina, e quindi è questo giro qui. Sarebbe il giro, allora il giro 12 è quello che dobbiamo fare, l'11 l'abbiamo appena finito, questo è il giro numero 10, quindi dobbiamo ripetere il giro numero 10 per quanto riguarda l'angolino. Qui andremo a chiudere la nostra fogliolina, le 4 maglie alte andranno chiuse insieme con maglie alte incomplete, come abbiamo fatto qui, ok? Come abbiamo fatto qui, e visto che lo chiudiamo in questo modo, ci vanno 3 catenelle ai lati, ok? 3 catenelle ai lati. E invece qui si ricomincerà con il nuovo angolo, quindi 4 maglie alte, 5 catenelle, 4 maglie alte, e questo andrà proprio in cima nell'angolino. Per quanto riguarda il nostro rettangolino, noi abbiamo già visto che il rettangolino è fatto di 2 giri di maglie alte piene, quindi sono 7 maglie alte piene. Nel giro numero 12 andrete a completare questa maglia alta, chiedo scusa, questo quadratino. Ora però ve lo faccio vedere già fatto, non è ancora completo, ma
qui riuscite a vederlo meglio. Allora, noi siamo in questo momento, abbiamo già fatto il primo triangolino, sì, va bene, adesso è diventato un triangolo. Abbiamo già fatto il primo rettangolino, siamo in questa maglia qui che è l'11ª. Ok, come vedete la 12ª è come appunto vi dicevo, dobbiamo rifare l'angolino, 4 maglie alte, 5 catenelle, 4 maglie alte, 3 catenelle di separazione e uniamo la nostra fogliolina. Poi abbiamo le 4, vedete qui abbiamo 4 buchini, ricordate le 3 catenelle quando chiudete la foglia, abbiamo i 4 fori e poi completiamo sia questa che questo rettangolino. Poi ovviamente abbiamo la stessa cosa, no? È uguale. 1, 2, 3, 4 e si ricomincia da capo e tutti i lati sono così. Il giro successivo, aspettate che c'è un intruso, ok, il giro successivo ricomincia da capo, quindi qui abbiamo il secondo giro con le 4 maglie alte, qui 4 maglie alte, abbiamo i 4 fori e andiamo a fare un altro rettangolino, quindi 4 fori e un altro rettangolino sempre a fianco di quello che c'è sotto, ok? Che è formato da 2 giri. Tra un rettangolino e l'altro si faranno 2 fori e si continua così, praticamente i giri oramai sono sempre gli stessi, ma continuando in questo modo noi allarghiamo ogni lato del nostro cardigan e ci saranno dapprima 2 rettangolini, dopo 3 rettangolini, poi 4 rettangolini e andiamo avanti così fino ad arrivare al nostro scalfo e ora vi mostrerò. Quindi il primo step è quello di trovare il nostro scalfo. L'angolo vi ho spiegato come fare, sono giri 1, 2, sono 3 giri per fare la nostra fogliolina e ovviamente l'angolo l'avete visto, no? Vi ho mostrato più volte come fare quest'angolo. Quindi procedete così andando avanti come io vi ho mostrato fino a che punto? Ora vi mostro. Allora, qui abbiamo già una metà completa fino ad arrivare all'ampiezza che voi desiderate per la vostra manica, quindi per il vostro scalfo. Io sono andata avanti fino ad arrivare ad un lato di 1, 2, 3, 4 rettangolini. Vedete? 4 rettangolini. Ho una manica in questo momento mi sono fermata a 15 cm, quindi 30 cm di diametro. La lunghezza della manica ancora non mi interessa perché ovviamente è una cosa che andremo a fare dopo. A me ciò che interessa adesso è raggiungere l'altezza del mio scalfo, quindi il primo step che dobbiamo raggiungere è questo. Come fare a capire quando ci siamo arrivate? Allora, ritorno sul nostro piccolino. Vedete che è formato da 6 lati questa parte che abbiamo realizzato. Basta chiudere un lato in questo modo e si forma il nostro metà cardigan. Ovviamente questo è molto piccolino ancora, ok? Si forma la nostra metà cardigan. Quando voi siete andati avanti a sufficienza, perché potrebbe essere per esempio per una bimba, già dovrete fermarvi qui, ma che cosa fare? Come capire se ci siete arrivati? Mettete delle spille da balia sopra l'apertura della vostra manica, questa io le intendo manica e questo corpo, ok? Delle spille da balia qui e la provate. Se non siete ancora arrivati alla dimensione che desiderate, continuate ad andare avanti così e poi ci ritroviamo qui nel tutorial per proseguire tutti quanti insieme. Solo perché ho sempre paura di non essere abbastanza chiara. Allora, noi ci siamo lasciati all'11° giro, che è questo,
Ok, il 12° giro, ovviamente noi dobbiamo aumentare i nostri rettangolini, ok? E vi ho detto nel primo ce ne sono 2, successivamente ce ne saranno 3 e poi cresceranno, no? Però ovviamente voi dovete contare, questo è il 12° giro, dovete contare questa parte, dobbiamo avere sempre 4 buchini, ok? E tra un rettangolo e l'altro 2 buchini, quindi noi il 12° giro lo partiamo in questo modo, quindi le 3 catenelle più 2 maglie alte nello spazio che trovate e una maglia alta proprio sopra la maglia alta, perché dobbiamo poi terminare in questo modo per completare il nostro rettangolino che ora vi mostro. Era solo per essere certa che sia ben chiaro. Quindi abbiamo fatto la maglia alta sulla maglia alta, le 2 maglie alte nel foro e poi nella terza catenella d'avvio andiamo a fare una maglia bassissima e così abbiamo chiuso il nostro 12° giro. Come vedete nel 12° giro abbiamo 1, 2 e 3 rettangolini che stanno partendo. I rettangolini andranno poi doppiati, cioè dobbiamo fare 2 giri con maglie alte da 7 maglie alte, uno sopra l'altro, ok? Quindi riepilogando, noi dobbiamo continuare a realizzare dei quadratini. Io vi ho fatto vedere il 12° perché vi ricapiterà che proprio in centro dove noi dobbiamo partire ci saranno i punti pieni, ok? Quindi come in questo caso punti vuoti e poi i punti pieni, come in questo caso di nuovo punto pieno, poi ci sarà il punto vuoto. Aspettate che ve lo faccio vedere qua. Vedete? Allora vediamo se trovo la partenza. Vabbè, non importa, non importa. Allora, punto pieno, punto vuoto, punto pieno, ok? Quindi si partirà o col punto vuoto o col punto pieno e l'abbiamo visto insieme. Ok, era solo per essere certa che questo passaggio sia chiaro. Ok, sia chiaro. Questo è il 12° giro, l'abbiamo chiuso insieme, avete visto come l'ho iniziato, adesso semplicemente continuate come io vi ho mostrato, ok? Ricordandovi che, per esempio, adesso qui abbiamo il nostro angolino, vedete quando ci sono già 2 giri dobbiamo andarla a chiudere, ok? E qui inizieremo a fare le 4 maglie alte, 5 catenelle e 4 maglie alte, giri che abbiamo già fatto, ok? Ora sono arrivata all'altezza del del giro manica che a me interessa. Qui ci sarà la mia ascella e qui ci sarà la parte superiore del braccio dove andremo poi a chiudere. Sono arrivata, per quanto riguarda me, ecco, a circa 14 centimetri, diciamo 14-15 centimetri circa, e ho fatto praticamente, se guardiamo solo i buchini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 giri dai buchini in su, poi c'è la parte centrale, ok? Quindi sono andata avanti, anche voi siete andate avanti, avete provato la parte, quindi voi mettete dei segnapunti in questo modo. Allora, innanzitutto questo è il pezzo che abbiamo lavorato, no? Il nostro esagono. Questo è il nostro rovescio. Voi dovete semplicemente prendere un lato del vostro cardigan, lo unite con l'altro lato e lo fermate con un segnapunto in questo modo. Poi ovviamente andiamo qui, abbiamo fermato col segnapunto, andiamo a fermare anche l'altro angolo con il nostro segnapunto, così. Benissimo. E magari fermiamo anche la parte centrale con un segnapunto, ok? In modo tale da poter indossare la nostra maglia. Adesso chissà se l'ho presa nel punto giusto, proviamo.
vediamo se andando ad occhio se l'ho preso, poter indossare la maglia, la nostra metà maglia, aspettate che la mettiamo meglio, ok, ma più che altro non mi interessa la larghezza in questo momento e neanche la lunghezza della manica. Mi interessa provare questa parte, quindi inserisco il braccio qui, lo porto verso il collo e guardo se ho abbastanza capienza dalla mia ascella fino al braccio, ok? Fino alla spalla, diciamo, ascella spalla, che poi la spalla è qua su, quindi devo provare e vedere se mi calza bene. Se mi calza bene, ma la voglio più larga, semplicemente continuate ad andare continuate ad andare avanti con i vostri giri, così come avete fatto finora. Quindi andate avanti finché non trovate la misura esatta che a voi serve. Se vi accorgete che l'avete fatta troppo ampia, ovviamente dovete scucire, ok? Però sicuramente vi siete fermati in tempo, vi siete fermati prima e avete già controllato. Quindi io presuppongo che siamo tutti al punto in cui abbiamo esattamente la misura del nostro scalfo. Ok. Avendo la misura del nostro scalfo, io cosa faccio? Vado a tagliare innanzitutto il filo, perché il filo ce l'ho in modo centrale, quindi vado a tagliarlo. Anzi, possiamo fare una furbata di questo genere, che poi non è così furbata. Allora, io l'ho provato e so che mi va bene. Andiamo a mettere questa parte, aspettate, andiamo a mettere questa parte in un lato, quindi questo voglio che sia il mio lato, ecco, ho fatto sì che anziché tagliare il filo io proseguo esattamente da qui, quindi praticamente adesso io sono nella metà corpo, ok? Quindi fate in modo che il filo vi sia nella metà corpo e bloccate la manica, perché adesso la manica non la lavoriamo più in larghezza, in realtà la teniamo ferma così fino a che non dobbiamo chiuderla e allungarla. Ok, questa parte sappiamo che non dobbiamo più lavorarla, ok? Abbiamo messo il segnapunto appositamente per il fatto di capire che da qui in avanti questa è la manica e non dobbiamo lavorarla. Dobbiamo ora lavorare soltanto su 1, 2 e la parte sotto 3 lati. 3 lati li abbiamo fermati per la manica e 3 lati ci servono per il nostro corpo. Quindi andiamo a lavorare solo su 3 lati. Vi sto mostrando questo per un motivo. Allora, è una breve pausa tra il tutorial e l'altro. Allora, se vedete che abbiamo 2 parti, no? Questa più questa, sono 2 parti. E la parte da dove io inizio ovviamente si nota un pochino di più e io la metto o dietro, vedete? Io le metto tutte e 2 le parti dietro in modo tale che la, diciamo, cucitura sul davanti, che poi attenzione, vedete, si nota appena, però preferisco tenerla dietro. Oppure potete mettere l'inizio del filo su una manica, ok? Regolatevi voi. Ho voluto solo farvi notare che possiamo anche tagliare il filo, no, chiedo scusa, possiamo anche scegliere di non iniziare come state per vedere, io inizio da questa parte qui e vado avanti. Quello potete farlo su un lato in modo tale che diventi il retro, ok? L'altro lato dovete tagliare il filo o comunque piegarlo in modo differente in modo tale da avere i 2 retro, vedete? Con il filo che inizia nella parte della schiena, non nella parte del davanti. Visto che siete adesso al punto da poter scegliere quale sarà, visto che stiamo per allargare, quale sarà il vostro davanti e quale sarà il vostro dietro, perché scegliete di eliminare in questo momento il lavoro sulla manica, ecco, e questo è il momento di scegliere anche dove
attaccare il nostro filo o dove continuare. Quindi io ho messo, poi alla fine mi sono resa conto, ho dovuto smontare un un allargamento, perché mi sono resa conto che una parte praticamente con la chiusura rimaneva dietro e l'altra rimaneva davanti perché l'avevo piegato in modo sbagliato. Quindi occhio a come piegate il vostro cardigan, ok? Andiamo quindi a fare i nostri giri normalmente, però anziché lavorare su 6 lati, lavoreremo solo su 3. Vi faccio vedere quindi non tanto la lavorazione, che oramai la conosciamo molto bene, ma vi faccio vedere semplicemente cosa succede qui sulla spalla, ok? Perché dobbiamo unire le due parti. Questa è la manica, dobbiamo unire le due parti e lavorare in cerchio, ok? Quindi andiamo a fare le 3 catenelle e ovviamente vedete qui abbiamo già il triangolo, il rettangolo, che triangolo. Dobbiamo riempire questi due vuoti, quindi parto con, ecco, le mie 2 maglie alte più una maglia alta qui. Quindi in poche parole adesso sto lavorando come abbiamo sempre lavorato. 1 2 1 2. Ok, andiamo avanti fino a raggiungere la nostra spalla. Allora, sono praticamente, vedete, vicino alla mia chiusura della spalla, quindi cosa faccio? Innanzitutto, come vedete, abbiamo superato queste, come abbiamo sempre fatto, no? La maglia alta nello spazio quando c'è la chiusura delle 4 maglie sottostanti, 2 catenelle e maglie alte. Ora faccio 2 catenelle, vado direttamente nello spazio qui nell'angolo, proprio qui nell'angolo, e vado a fare le mie 3, anzi 3 maglie alte. Mi servono 7 maglie alte in totale, no? Perché devo riprodurre queste, sono 7 maglie alte, quindi sono 3. Per fare la quarta io devo contare, come sempre faccio, al centro 1 2 e 3, prendo il filo 1 2 e 3 e inserisco la testa dell'uncinetto. La stessa cosa però la faccio anche con la parte opposta, quindi 1 2 e 3. Ok, faccio passare e poi chiudo e così ho la mia maglia centrale. Ok, quindi avete visto, io ho superato queste 3 maglie, quindi ho fatto maglia alta, 2 catenelle, maglia alta, 2 catenelle, supero queste 4 maglie alte, vado nell'angolo e faccio 3 maglie alte, poi conto 1 2 e 3 e mi inserisco dalla parte opposta 1 2 e 3, mi inserisco, prendo il filo, lo porto dentro e lavoro la mia maglia alta e così ho 4 maglie alte. Nell'angolo faccio le 3 maglie alte che mi mancano e così adesso sulla spalla avrò il mio successivo, quello che sarà il mio successivo rettangolo con 7 maglie alte e abbiamo chiuso nel contempo anche la nostra spalla. Quindi ciò che vi consiglio, visto che c'è un giro anche con la V, ok, è quello di finire magari il giro del corpo e dell'aumento della manica con questo giro, cioè non con questa V, ma con queste 4 maglie alte, le 5 catenelle e le 4 maglie alte. Quindi questo giro qui, voi fermatevi qui che così fate prima. Nel caso in cui non fate più in tempo perché siete già andate avanti, allora se siete in questo punto, per non scucire magari la parte che avete già fatto, se siete in questo punto, cioè dove c'è la maglia alta, le 5 catenelle e la maglia alta, a questo punto voi vi trovate
qui, vediamo se riesco a fare una simulazione, vi trovate qui, voi farete all'interno della vostra V 3 maglie alte, chiudete sempre nella quinta, esattamente come ho fatto io qua, ok? Quindi fate finta che qui c'è solo questo, ecco, guardate, che ci sia solo questo. Quindi voi avete fatto il giro normalmente, siete arrivati qui e avete la V. Fate esattamente come vedete. Quindi 3 maglie alte, una maglia che chiude il giro e 3 maglie alte. Quindi anche se non siete 3 maglie alte dalla parte opposta, anche se non siete nel mio stesso giro, che io vi ho consigliato facciamolo tutti uguale, però anche se non siete qui comunque potete chiuderlo anche con la V, non serve tornare indietro, che non serve, quindi fate esattamente la stessa mia chiusura. Poi proseguite con lo schema come abbiamo sempre fatto, quindi proseguite da questa parte. Adesso qui dovete saltare perché dovete fare ovviamente a specchio, quindi 2 catenelle, saltate le 4 maglie alte, andate direttamente qui, ok? Così, poi 2 catenelle e continuate 1 2, devo farlo qui, quindi 1 2, ok, e qui sto facendo il rettangolo che nasce, ma questa è la parte che voi già conoscete. Io mi devo soffermare sulle parti che non conoscete e che facciamo invece insieme, ok? Quindi qui abbiamo chiuso, questa è praticamente la nostra spalla. Ora voi cosa fate? Andate avanti per tutto il lato, per il lato sotto, per il lato dietro, che è la schiena, per la schiena, fino a raggiungere questa parte e ci troviamo qui. Arrivati alla fine del primo giro su solo 3 lati, quindi stiamo lavorando il corpo, chiudo come normalmente facevo 1 2 e 3 e vado a chiudere in questo modo. Riparto, ovviamente qui io sono nel punto in cui devo fare, vedete, il mio rettangolo composto da due volte le maglie alte, quindi punto chiuso, punto pieno, e quindi continuo con il mio lavoro e faccio ciò che trovo, cioè proseguo con il lavoro che devo fare. Andate avanti per tutta la parte che avete. Quando siete sulla spalla proseguite esattamente come se nulla fosse, ok? Sulla spalla dovete proseguire come sui lati. Fate ovviamente i vostri angoli perché stiamo allargando il nostro corpo e poi vi ritroverete di nuovo da questa parte, vi unirete e continuerete. Allora, quello che noi stiamo facendo adesso è allargare il nostro corpo. Ve lo faccio vedere un pochino meglio. Allora, questa è la manica che abbiamo tenuto ferma. Noi stiamo lavorando per allargare il nostro corpo. Andiamo avanti fino ad arrivare alla nostra misura, ok? Ovviamente cosa succederà? Si allunga anche il nostro cardigan, ma dobbiamo fare in modo, noi non guardiamo la lunghezza del nostro cardigan, noi guardiamo solamente la larghezza del nostro cardigan. Quindi quando arriviamo alla larghezza del nostro cardigan, quindi arrivare a metà del nostro corpo, perché questa è una parte e poi ci vorrà l'altra parte dalla parte opposta, vedete? Avremo 2 parti da unire dietro, in questo modo qui. Quando arriveremo all'ampiezza del nostro corpo ci fermeremo, uniremo la parte dietro e a quel punto provvediamo, per chi vuole, ad allungare il nostro cardigan. Ok? Quindi tutto ciò che vi chiedo ora è quello di andare avanti ad
allargare il cardigan. Quindi andiamo ad allargarlo semplicemente seguendo lo schema che già conosciamo. Quindi andiamo avanti per una riga, 2 righe, 3 righe, 10 righe, 50 righe, non importa per quante righe voi volete, andrete avanti fino ad arrivare alla metà del vostro corpo. Vi mostro dove sono arrivata. Allora, praticamente io ho fatto, dunque questo è il giro di chiusura, 1, 2, 3 e 4 giri. Quindi come vedete io ho finito, vedete che sulla parte sopra della mia spalla io ho 1, 2, 3, 4, 5, 6 buchini. Ok, qui praticamente se dovevo andare avanti ancora, qui sarebbe cresciuto, sarebbe nato un altro rettangolino. Ok, quindi sopra la spalla io ho questi buchini, così ve lo faccio anche vedere. Allora, vi ho detto quanti giri sono andata avanti, ovviamente voi andate avanti per i giri che vi servono, ma io mi fermo qui perché adesso voglio allargare solamente la schiena e sto pensando di fare anche un qualcosa sul davanti, quindi adesso lo metto sul manichino, quindi voi continuate ad allargare il vostro cardigan, lo metto sul manichino e vediamo. Però prima di procedere, io difatti quindi mi sono fermata per la larghezza che mi sembra giusta, mi sono fermata un po' prima della mia larghezza giusta, ok? Perché voglio allargare il dietro, adesso vediamo cosa devo combinare sul davanti, però prima di quando arrivate alla lunghezza e quindi siete lì a qualche centimetro dalla vostra metà corpo, seguitemi perché adesso andiamo a fare la chiusura della manica e poi andiamo sul nostro manichino. Io voglio fare sempre la manica con la cucitura sartoriale, a me piace tantissimo. Se voi non piace la cucitura sartoriale, non vi piace questo tipo di cucitura, potete chiuderlo semplicemente con ago e filo o fare questa cosa al contrario, in modo tale che non si veda diciamo questo rilievo che invece a me piace tantissimo. Vi faccio vedere come si fa. Allora, ovviamente filo a nuovo. Questa è la mia spalla, questa è la manica che devo cucire, parto proprio dal punto centrale qui. Vedete, questo è il pezzo della spalla che io ho fatto, voi magari è più stretta o più larga, però questa è la manica e questa è la mia spalla. Entro nella parte centrale, quindi in mezzo, ok, tra un lato e l'altro, e aggancio il mio filo. Faccio 2 catenelle che sarebbero quelle che normalmente io faccio come separazione, e ora prendo un po' di filo così non sto sempre a tirare. Ok, ora faccio finta di fare questa maglia alta, faccio una maglia alta incompleta. Ora vado a prendere il mio lato opposto, vedete questa è la maglia corrispondente, entro senza aver caricato il filo, entro, prendo il filo e chiudo la mia maglia alta e ricomincio, perché adesso mi fa così, aspettate, c'era un qui pro quo, quindi entro, io ho 2 asoline sull'uncinetto, entro nella maglia opposta, ne ho 3 e chiudo tutto. Filo sull'uncinetto, vado nella maglia alta verso di me e chiudo solo le 2 asoline, ne ho 2 sull'uncinetto. Ora vedete il filo ce l'ho dietro, quindi non l'ho caricato, entro sulla maglia corrispondente dalla parte opposta, prendo il filo e chiudo le 3 asoline e mi sei scappata. Ricomincio, filo sull'uncinetto, lavoro solo 2 asoline e ne tengo 2. Vado dalla parte opposta, prendo il filo e chiudo le 3 asoline. Di nuovo entro, prendo, chiudo 2. Sposto, vado dalla parte opposta, entro, prendo il filo e chiudo 3. Ok? Ora sono qui che ho questo spazio, quindi farò le mie 2 catenelle.
Voi potete trovarvi in qualsiasi posto, seguite semplicemente quello che avete sotto, ok? Io vi faccio vedere tutto quello che si può fare con le varie opzioni sotto, perché le troviamo comunque tutte. Quando c'è il tris chiuso insieme, anzi questa è una quaterna chiusa insieme, entriamo decisamente nel centro e lavoriamo come fosse una maglia alta e teniamo però le due asoline. Non prendo il filo, entro nella quaterna dalla parte opposta, prendo il filo e chiudo 3. 2 catenelle di separazione. Vado sulla maglia alta, lavoro 2, mi sposto, vado dalla parte opposta nella maglia corrispondente, vedete è quella che corrisponde alla parte opposta, entro e chiudo, prendo il filo e chiudo 3. 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, sulla maglia alta faccio la maglia alta ma ne chiudo 2, mi sposto, vado sulla maglia alta, prendo il filo e chiudo 3, 2 catenelle di separazione. Sulla maglia alta lavoro 2 asoline, passo dalla parte opposta, entro, prendo il filo, chiudo 3, 2 catenelle di separazione perché devo ancora fare questo, quindi sulla maglia alta lavoro 2 asoline, vado dalla parte corrispondente e chiudo 3. Qui non devo fare nessun tipo di catenella, giusto? Perché ho tutte maglie alte e io devo seguire il lavoro che ho sotto, così come farete voi. Quindi è questo quello che dobbiamo fare, come abbiamo fatto finora. Vado dalla parte opposta, guardo quale ho lavorato, questa l'ho lavorata, quindi è questa, chiudo 3, filo sull'uncinetto, chiudo 2, vado dalla parte opposta, entro, prendo il filo e chiudo 3, filo sull'uncinetto, verso di me chiudo solo 2 asoline da una maglia alta, vado dalla parte opposta, prendo il filo e chiudo 3 e vado avanti così. Prima da una parte e poi dall'altra. Vedete che io finisco ovviamente nello stesso modo, no? Ok? Vedete, maglie alte, maglie alte. Quando invece ci ritroviamo con le catenelle sotto, ovviamente facciamo le stesse catenelle, sono 2, io ne faccio 2. Poi vado sulla maglia alta e faccio maglia alta incompleta, vado a cercare la gemella e chiudo 2 catenelle, vado sulla maglia alta e continuo così fino a finire tutta la mia. Questa l'ho fatta bene? Ecco, vediamo, rifacciamo. Chiudo 2, vado dalla parte opposta e chiudo 3. Ok, non mi stava piacendo. Chiudo 2, vado dalla parte opposta, prendo il filo e chiudo 3. Sul davanti chiudo 2, dalla parte opposta chiudo 3. Come per fare una maglia alta, sul davanti però la completo andando a prendere anche la maglia dietro. Ok, penso che sia veramente facile, quindi ora vi mostro ancora qui con le catenelle e poi vi lascio proseguire. Qui dove abbiamo i buchini con le catenelle facciamo anche noi 2 catenelle e riprendiamo dove c'è la maglia alta, noi facciamo la chiusura, 2 catenelle e qui si ripete tutto.
ok? Quindi andate avanti in questo modo fino alla fine. Poi quando sarà stirato è troppo bello. Finiamo la chiusura della nostra manica andando direttamente, prendo il filo 1 2 nella terza, faccio la mia maglia alta, vado nella terza catenella dalla parte opposta e chiudo esattamente così. Taglio il filo e ho finito la mia cucitura. Eccola qua. E adesso andiamo sul manichino per vedere come procedere per il nostro retro. Bella, vero? Adesso io ce l'ho sul manichino per trovare lo scollo che mi piacerebbe dietro. Adesso qua sembra molto lontano, ma è solo che non riesco ad avvicinarla come si deve. Fatto sta che io qui devo andare avanti qualche giro e dopo vedrò quanti giri andrò avanti, anche perché non so ancora al momento in cui sto registrando come devo farla. Questa è la schiena. Quindi io ho preso la misura di dove voglio che ci sia la mia scollatura, la stessa misura la prendo dall'altra parte, vedete? Poi faccio la stessa cosa sul davanti perché è una mezza intenzione, se poi non va bene vedremo, ma io vorrei provare. Quindi prendo la misura anche nella scollatura che vorrei fare sul davanti, ok? Adesso non so se la voglio fare così o se scenderò in questo modo, non ve lo so dire. Fatto sta che questa sarà l'unica parte che noi non lavoreremo, da qui a qui dietro, ok? Quindi andiamo a lavorare le due parti in modo separato dalla misura del davanti, quindi lavoreremo il sotto, continuiamo, giriamo e lavoriamo il dietro fino ad arrivare al segnapunto che abbiamo lasciato, ok? E facciamo qualche giro. Adesso andiamo a realizzare la diciamo curvatura della parte della scollatura davanti mentre continueremo ad allargare il nostro dietro. Ok, quindi da una parte sicuramente potrete iniziare sul davanti e invece dall'altra, come capita in questo momento a me, aspettate che mi sposto, dovrò iniziare dal dietro perché è impossibile iniziare davanti visto che io devo agganciare il filo, dovrei andare in su, ok? Oppure girarmi dalla parte del rovescio. Quindi ciò che farò dopo che abbiamo preso le nostre misure come abbiamo visto sul manichino è partire dalla parte possibile, quindi in questo caso a me toccherà partire sul retro, vedete dove ho messo il mio segnapunto, proprio qui, anzi non lo vedete per niente, aspettate, ecco. Dicevo, mi toccherà partire dalla parte dietro dove abbiamo messo il segnapunto. Questa è la parte avanti, quindi io dovrò scendere in questo modo e arrotondare. Questa è la parte dietro, ok, della mia scollatura. Quindi io prenderò la parte dietro in questo modo, ok? Aggancio il mio filo da dove ho inserito il mio segnapunto, quindi era qui in mezzo, io lo aggancio qui per comodità, quindi anche se ce n'è uno in più non succede nulla. Quindi voi iniziate esattamente da dove io sto partendo, ripeto, dalla parte del dietro, ok? Quindi nella schiena, quella che dopo verrà unita con l'altra parte diventerà il nostro retro, ok? Quindi non è la scollatura davanti questa. Quindi io parto semplicemente con le 3 catenelle che sostituiscono la mia maglia alta sottostante. Questo ora lo posso togliere, non mi serve più. Vediamo se con la sinistra mi riesce di fare ok. E adesso semplicemente non faccio altro che
continuare sul retro non bisogna fare null'altro che fermarsi semplicemente dove abbiamo deciso che ci sarà il nostro scollo, ok? Senza arrotondare, senza fare nulla. Quindi il retro sarà un susseguirsi, anzi no, vedete che qui ho già i 2 giri, quindi parlando, ecco, ok, quindi io ho già i 2 giri di maglie alte, quindi adesso cosa faccio? 3 catenelle più 2 di separazione ed non devo fare altro che continuare nello stesso identico modo, ok? Ne salto 2 nella terza, adesso questo non posso nasconderlo più, ok, nella terza io faccio il mio primo quadratino che equivale a questo, ok? Quindi 2, 1, 2, ok, e seguo semplicemente lo schema che ho fatto finora. Per il momento non cambia nulla, cambierà soltanto nella scollatura sul davanti. Voglio sempre precisarvi che sto lavorando in questo momento sul metà del mio cardigan sul retro. Ok, se voi dovete partire invece sul davanti, farete come io vi mostro adesso. Questa è la partenza dal retro, ok? Semplicemente quando vedete come faccio l'unione sapete come dovete partire, ok? Quindi io vado avanti, farò i miei 2 angolini, ok? Quindi vado avanti per tutto la parte dietro, questa è la parte dietro, farò il mio angolo come oramai sappiamo fare, farò tutta la parte sotto, tornerò sopra e ci troviamo qui dove vi mostrerò cosa dobbiamo fare per arrotondare. Chi dovrà partire dal davanti farà invece la partenza come noi facciamo il finale, ok? Perché sia a me che a voi vi capiterà di dover lavorare le 2 metà, una partendo dal davanti e una partendo dal dietro, perché altrimenti dobbiamo lavorare a rovescio. Quindi per ora andiamo avanti e ci troviamo poi qui allo scalfo sul davanti. Non è uno scalfo, ma è uno scollo, ma mi avete capito, vero? Io tra scalfo e scollo a volte vengono fuori dei bei paperoni. Scollo, ok, ci troviamo allo scollo sul davanti. Sono arrivata alla fine del mio primo giro, diciamo di definizione, no, dello scollo. Allora finisco questa parte, vedete io praticamente ho il segnapunti qua ed è qui io devo rispettare ovviamente il lavoro che sto facendo, ok? Quindi io sto ritornando indietro e qui dovrei riempire, quindi mettere 2 maglie alte e una maglia alta in questo punto, ma io devo diminuire e diminuisco 2 alla volta. Quindi che cosa faccio? Sia che voi state finendo il giro come me, che invece lo state magari iniziando, perché c'è chi inizierà dalla parte davanti, in ogni caso tutte noi inizieremo una metà dalla parte avanti e una metà dalla parte dietro, a meno che non vogliate iniziare a rovescio, e ci potrebbe anche stare. Quello che dovete fare per finire o per iniziare il giro è questo, cioè io sono qui e quindi io farò 2 maglie alte incomplete nello spazio, perché qui c'erano le 2 catenelle, più una maglia alta incompleta proprio sulla maglia alta e chiudo tutte e 3 insieme. Foste stati da questa parte, in questo punto qui, tipo per esempio, se voi finite con le maglie alte, se finite come me, avete visto. Se invece finite così, il vostro segnapunto è qui, ad esempio, allora che cosa fate? Vedete, ci sono 1, 2, io mi devo agganciare qui. Quindi che cosa faccio? Non faccio le 2 catenelle, ma vado direttamente nell'ultima maglia alta e quindi ho sempre chiuso di 2, ok? Quindi adesso sapete come chiudere sia che siate nel rettangolo pieno
sia che siate al mio punto, che quindi faremo in questo modo che ora vi mostro. Entro 1, entro 2, entro nel punto in cui ho il segnapunto 3 e chiudo tutto insieme, quindi ho solo più una maglia qui, ok? E poi dobbiamo andare avanti ovviamente, quindi vado avanti sempre con 3 catenelle in ogni caso e giro il mio lavoro. Girando il lavoro mi ritrovo al punto in cui io ho una maglia alta, vedete, è questa la mia maglia alta. Non vi fate confondere, questo vale tutto il tris che avete fatto sopra, ok? Io non faccio nulla, ragazze, questa non la calcolo neanche, io vado direttamente su questa maglia, quindi così, ok? E mi si restringe ancora di 2, anzi in realtà qui c'è anche questo in mezzo, si restringerà di 3, quindi quando vi trovate nel vuoto farete le 3 maglie alte chiuse insieme. Quando vi troverete qui nel vuoto bisognava fare le maglie piene, quindi siamo state costrette a fare le maglie piene, ok? Quando invece dovete lavorare il vuoto, la maglia alta si chiude esattamente insieme all'altra maglia alta, non ci sono le catenelle qui in mezzo. Ok, qui io ho fatto finta che tutto questo gruppo, compresa anche questa, fosse una maglia alta, non faccio le catenelle e mi aggancio qui. Ok? Spero sia chiaro. E poi proseguo. Vado avanti ovviamente seguendo il solito schema e ci troviamo nella parte dietro. Ok, l'importante è farvi vedere qui. Ecco che sono arrivata alla fine del mio giro e quindi sono sulla schiena per quanto mi riguarda, ok, perché ho iniziato di qua e adesso sono tornata indietro. Quindi finisco il mio giro facendo 1, 2 sulla terza, entro e faccio la mia maglia alta e quindi io ho il giro completato e torno indietro. Quindi quando voi tornate sulla schiena non dovete fare diminuzione di nessun tipo, ok? Semplicemente arrivate, finite il giro come avete iniziato, come è la vostra sequenza, e poi ripartite in questo modo, semplicemente seguendo la sequenza. Ok? Quindi riempite i vostri quadratini con le 7 maglie alte. E questo è quello che succede nella parte della schiena. Ok, quindi ripartite praticamente così. Questo è quello che succede nella parte della schiena, quindi andare dritti. Dalla parte invece della scollatura sul davanti, invece dovete semplicemente continuare a diminuire di 2 maglie, ok? Come abbiamo fatto noi. Se non vi piace il tipo di diminuzioni che faccio io, fatele come desiderate voi, ok? Questo è quello che io ho fatto nel mio e il risultato è questo, ok? Quindi andiamo avanti adesso. Per quanto andiamo avanti fino ad arrivare al diciamo allo scollo che più vi piace, un po' più profondo, ma soprattutto a completare la larghezza della nostra metà, del nostro metà cardigan. Ok, perdonatemi le papere, ma io registro sempre ad un orario impensabile, ogni tanto ve lo dico, perché di giorno lavoro, quindi il mio hobby è questo, lo faccio di notte e di conseguenza le papere arrivano sempre e comunque, ma forse arriverebbero anche di giorno. Comunque sia, come vedete, questa è quello che sarà il nostro retro e questa è ciò che sarà la nostra scollatura, facendo, come appunto detto, queste diminuzioni. Io sono andata avanti a diminuire, allora sono andata avanti dalla partenza delle diminuzioni 1, 2, 3, 4 giri e poi mi sono fermata e adesso unirò il mio cardigan.
ovviamente quando ho finito anche l'altra parte, perché me ne servono 2 pezzi per unirli. Allora, ciò che state vedendo invece è la chiusura che ho fatto sul retro, quindi io ho finito le 2 parti e poi sono andata a cucire il retro. Questa volta non ho voluto fare una cucitura sartoriale, quindi visibile, ma una cucitura invisibile, e quindi mi sono fermata, visto che è facilissimo, mi sono fermata nell'ultima parte per mostrarvi come fare. Innanzitutto questa è la parte sul davanti, quindi voi dovete mettere le 2 parti sul retro, le unite, le accostate una all'altra, ovviamente nella parte, ok, io sono partita dalla parte del collo, quindi le accostate insieme e unite in questo modo, quindi unite le 2 parti, ok? Quindi parte destra con la parte sinistra, unite il vostro filo e il filo nuovo e fate in questo modo. Quindi prendete la parte alta della vostra maglia, anche dove ci sono le catenelle, dovete prendere la parte interna, vedete? Aspettate che vediamo se riesco a mostrarvela anche meglio. Ok, quindi noi abbiamo inserito il nostro filo a nuovo, facciamo finta che stiamo partendo, ok? Quindi io cosa faccio? Prendo una parte e la parte interna anche dall'altra parte in corrispondenza della maglia che stiamo lavorando, quindi deve essere a specchio la chiusura. Prendo il filo e lo porto dentro in modo molto morbido, ok? Quindi continuo lavorando la parte interna di questa, diciamo quello che si vede sopra la maglia alta, vedete questo tipo di occhiello, quindi io devo lavorare questa e ovviamente dall'altra parte lavorerò sempre quella interna che è questa. Lo porto dentro e chiudo. Continuo lavorando questa parte, la parte interna di tutte e 2 le parti, e continuo parte interna, interna, prendo il filo e porto all'interno. Le 2 parti, vedete, questa è la parte superiore, io prendo interno, interno anche da questa parte, prendo il filo e lo porto dentro, interno, interno, prendo il filo e lo porto dentro, continuo così fino alla terza catenella del mio angolino, voi ovviamente continuerete che è questa, e sfilo il mio filo. Quindi ovviamente questa è la parte che noi vediamo a rovescio e questa è la parte che noi vedremo a dritto, questa che stirata praticamente scompare. Quindi questa va molto a vostro gusto. Aspettate che, ok, se preferite che si veda lo fate al contrario, cioè io qui ho lavorato con le 2 parti a rovescio, semplicemente lavorate in questo modo a dritto e così vi si vedrà questa bellissima costa, perché è bella da tutte e 2 le parti, sia con costa che meno. Tenete conto che stirata è così, quindi è bellissimo anche da vedere. Io questa volta ho preferito far scomparire la cucitura, ok? Quindi ciò che io vi ho fatto vedere è solo la parte finale, ma voi dovete cucire dal collo, quindi da qui, per tutta la schiena fino ad arrivare giù in fondo e poi tagliate il filo. Visto che io devo fare il bollerino, quindi io mi fermo a questa misura che ora vi dirò. Allora, praticamente io ho un totale di 47 centimetri, ok, 47 centimetri, poi la parte avanti
è leggermente pronunciata proprio come dovevo farla, quindi scende leggermente di più. Comunque diciamo 47 centimetri e mi fermo. Come larghezza ho ottenuto, allora sono la parte più diciamo più larga, che poi quella sotto, siamo a circa 49 centimetri, quindi 49 centimetri la parte avanti, 49 nella parte dietro. Ok, mi fermo perché io sono arrivata alla misura che desidero fare, ma per chi deve farla crescere e farla diventare invece un cardigan, deve ovviamente farla crescere anche in lunghezza. E come fare? Allora, innanzitutto dovete portarvi a lavorare nella parte giusta, quindi sul dritto del lavoro, ok? Quindi io mi giro in questo modo. Ok, vi dovete agganciare, io ripeto solo per farvi vedere perché poi io invece non proseguo. Dovete agganciarvi qui. Allora, ovviamente scompare la punta, ok? Quindi dobbiamo fare soltanto più il disegno con i nostri rettangolini, quindi seguiamo quello che abbiamo sotto. Noi qui dovremo ricomporre questi 4 buchini, quindi su una linea, su una riga ne abbiamo soltanto 2, quindi andiamo in questo modo. Abbiamo questi 2, qui dobbiamo fare adesso i punti vuoti, giusto, perché abbiamo già in questo caso, nel mio caso, abbiamo i punti pieni e abbiamo già fatto le 2 righe, quindi dobbiamo fare i punti vuoti. Quindi qui saranno i punti pieni, questi saranno i punti vuoti e qui dobbiamo fare i punti pieni. Allora, questi sono i punti vuoti, abbiamo detto, quindi punti vuoti qua sopra, pieno, vuoto, e qui dobbiamo fare i punti pieni. Quindi dobbiamo cercare di destreggiarci in questo modo, e come finiamo, come iniziamo, così dobbiamo finire. Quindi io qui ho i punti pieni, rifacciamo vuoti, pieni, vuoti, a questo punto li ho pieni, però io devo iniziare dal mio angolo e deve essere anche dritto, quindi io qui ho una catenella da 5. Io cerco di spiegarvi così anche voi vedete se va bene per voi. Quindi che cosa faccio? Nella terza catenella entro e faccio una maglia alta. Aspettate che me lo metto giù così mi scivola meglio. Ok, e faccio una maglia alta ovviamente con 3 catenelle. Ok, poi rientro nella seconda e faccio una maglia alta, quindi ne faccio soltanto 2. Ora proviamo a calcolare quante ne abbiamo. 2, quindi abbiamo 4. Allora noi comunque sia qui dobbiamo farlo pieno, quindi queste 2 le teniamo, la terza non la faccio, ok, perché se no mi viene troppo pronunciato. Quindi 1, queste le devo fare piene, quindi io vado a fare in questo modo. Ok, quindi queste 2 non le conto. Abbiamo detto vuoto, pieno, vuoto, pieno, quindi io qui devo fare queste 2, ripeto, sono quelle iniziali, non le conto, devo farne 7. 1 2 3 4, nello spazio me ne vanno 2 e quindi sono 6, e sul tris che abbiamo fatto proprio sotto me ne va una, e quindi abbiamo le nostre 7 maglie alte. Poi abbiamo le 2 catenelle, andiamo sulla maglia alta e facciamo il vuoto, 2 catenelle, maglia alta, vuoto. Qui dobbiamo fare il pieno, malissimo l'ho fatto, proprio male 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 male. Ok, ok, e quindi adesso vi ho instradate. Quindi che cosa succede? Che queste 2 ci saranno sempre,
queste 2 maglie alte finali ci saranno sempre, sia che voi, adesso ritorno indietro, qui bisognerà fare 1 2 3, facciamo finta che stiamo facendo già il secondo giro, ok? Quindi io il secondo giro ripeto quello che ho fatto perché avevo appena iniziato a fare il mio rettangolo pieno e quelli vuoti. Arrivo alla fine. Ecco, vedete, io qui ho fatto le mie 7 maglie alte e comunque sia continuo a fare le mie 2 maglie alte finali. Queste 2 maglie alte finali tenetele sempre, poi 3 catenelle, girate il lavoro e a 2 maglie alte. Queste 2 maglie alte ci saranno sempre e qui iniziate a fare il punto, perché vedete abbiamo già il rettangolino, saltatene 2, 1 2, e come mai, cosa è successo? Aspettate. Aspettate, allora 2 vanno sempre fatte, però dobbiamo poi fare le 7, ok? Quindi ci va la spalla per fare qualsiasi lavorazione sotto. Queste 2 sono in aggiunta e ci saranno sempre per tutto il giro, quindi 2 catenelle, saltate 2, andiamo qui, 2 catenelle, saltate 2 e andate qui, ok? Vedete, quindi qui dovrebbe essercene una soltanto, ma queste 2, ripeto, seguiranno. Quindi quando tornate indietro, adesso fate finta che abbiamo già fatto tutta la riga, rientriamo, 2 catenelle, rientriamo, rifaccio tutte le maglie alte perché mi servono, ripeto, queste ultime 2 e le prime 2, quindi saranno le prime 2 di inizio e le ultime 2 finali, perché come avete iniziato così dovete finire. Poi tirate su le 3 catenelle, girate il lavoro e si ripete. Quindi abbiamo già fatto le 2, vedete, fate finta che qui prosegue, abbiamo già fatto queste 2, quindi dobbiamo fare tutti i punti pieni, quindi le prime 2 maglie alte le porto avanti e poi faccio questa è la terza perché è la spalla del mio lavoro. Quindi sostanzialmente avrete sempre 3 maglie alte sia in un modo che nell'altro, che sia il punto pieno che sia il punto vuoto. Ok, quindi facendo in questo modo, allora vedete, è drittissimo, il lavoro vi verrà drittissimo e questo è per proseguire in lunghezza. Quindi se non volete fare il bollerino ma volete continuare come cardigan, semplicemente lo allungate come io vi ho mostrato. Questo vale sia per l'inizio che per la fine del lavoro. Quando invece, perché voglio dirvi tutte le parti più critiche, no? Allora, quando invece siete alla metà del lavoro, allora voi arrivate e vedete qui vi troverete in modo strano, no? Perché non c'è più come questa parte 7 maglie, 2 fori, 7 maglie, 2 fori. Qui ce ne sono 4 di fori, quindi voi semplicemente proseguite come da schema, quindi fate le 7 maglie nei primi fori, i 2 fori sopra i 2 fori, vedete la maglia alta va sul tris, poi abbiamo, vedete questi sono i 2 fori, 1 2 3 4 5 6 7, abbiamo preso in questo modo una parte dell'angolo, questa è una parte dell'angolo, ok? Quindi stiamo ripristinando, stiamo rifacendo un giro senza più avere l'angolo, quindi vi ritroverete qui che c'è proprio la giunzione con i 2 buchini, quindi 1 2, entrate nel centro del lavoro, non proprio dove abbiamo messo il filo perché altrimenti si squaglia, e facciamo una maglia alta, 1 2, entro qui, una maglia alta e poi proseguo. Qui avrò 4 3
4, 5, 6 e qui facciamo la settima. E adesso mi servono i buchini, quindi 2 catenelle, andiamo qui, 2 catenelle, andiamo qui, e qui mi servono i punti pieni, quindi 1, 2, anzi sono già 4, 5, no, la quinta non vuole, quindi 5, 6 e 7. Perfetto. Come avete visto, guardate bene, adesso lui, praticamente voi avete già il cardigan pronto per continuare ad andare avanti semplicemente con lo schema di 7 maglie alte, 2 buchi, 7 maglie, 2 buchi, 7 maglie, 2 buchi. L'angolo l'abbiamo fatto scomparire. Quindi sapete come iniziarlo, come finirlo e come fare il primo giro, che poi è solo il primo giro, perché poi avrete tutti i giri uguali, cioè dovete solamente rispettare 2 giri di maglie alte, 2 giri sopra di buchini, come abbiamo sempre fatto. L'angolo non c'è più, ok? Io invece adesso ho disfatto già quello che ho fatto prima, adesso voglio fare invece la bordura. E voi la bordura la farete quando raggiungerete la lunghezza del cardigan che desiderate, ok? Io invece la faccio fin da subito. Pensando a questo, e ovviamente ciò che io vi ho mostrato per il fondo del nostro cardigan è identico per allungare la manica, è lo stesso concetto, quindi seguite il concetto che io vi mostro. Ovviamente però qua, quando arrivate, non so se voi partite di qua, quando arrivate qui unite il giro, tirate sulle 3 catenelle e proseguite, ok? Il concetto per allungare la manica è lo stesso che io vi ho mostrato, quindi non dovete fare né più né meno che quello che vi ho appena mostrato, ok? Allora, qui vorrei fare un bordino come quello di Incanto d'Onda. E era da un po' che non lo facevo, adesso vorrei proprio farlo in questo modo. Io parto dalla schiena, quindi proprio dal centro della schiena mi aggancio con il filo, magari un pochino meglio, ok. Bene, agganciata rientro dentro e faccio la mia prima maglia bassa. Faccio 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nelle 2 costine della mia maglia bassa. Appena fatta, prendo il filo, lavoro le prime 2 asoline e tengo su, quindi ho 2 asoline, riprendo il filo, rientro dentro, faccio uscire e lavoro le prime 2 asoline, rifaccio di nuovo, quindi carico il filo, rientro nello stesso punto, quindi nelle 2, diciamo nelle le 2 coste della maglia bassa, prendo il filo, chiudo 2 e abbiamo adesso 1, 2, 3 e 4 asoline. Lo faccio ancora per una volta perché lo voglio un pochino più ricco come onda. A questo punto ho 1, 2, 3, 4, 5 asoline che chiudo tutte quante insieme e poi appoggio la mia ondina sul mio lavoro e vedo che praticamente devo entrare in questo punto e entro facendo una maglia bassa in questo modo. Dalla maglia bassa faccio 3 catenelle, rientro di nuovo come ho fatto prima nelle 2 costoline della maglia bassa, vedete questa è la maglia bassa, ne ha una sopra e una di lato, prendo il filo e lavoro le prime 2 asoline, prendo il filo, rientro nello stesso punto, chiudo le prime 2 asoline. Non mi convince. Allora
rientro, prendo il filo, chiudo le prime 2 asoline e ne ho 3, filo sull'uncinetto, rientro, prendo il filo, chiudo le 2 asoline e ne ho 4, filo sull'uncinetto, rientro, prendo il filo, chiudo le 2 asoline e ne ho 5. A questo punto chiudo tutte e 5 le asoline insieme, appoggio il lavoro per vedere dove devo agganciarmi e mi aggancio qui. Ve lo dice il lavoro dove agganciarvi, ok? Quindi seguite il lavoro e ricomincio. Quindi 1, 2, 3 catenelle, entro nelle 2 costoline, 1, 2, 3, 4, ho 5 fili sull'uncinetto, prendo il filo e chiudo tutto, entro dove mi dice il lavoro di entrare, quindi qui, maglia bassa e continuo 1, 2, 3, 3 catenelle sulla maglia bassa, e sempre è un lavoro ripetitivo questo. 1, 2, 3 e 4, abbiamo 5 asoline, chiudiamo tutto insieme e andiamo dove dice il cuore, più che altro il lavoro. Continuate così fino ad arrivare proprio qui, diciamo, dove c'è questa leggera rientranza dello scollo, ok? Proprio qui nell'angolino. Ecco, quando arriviamo, diciamo, nella parte un pochino più stondata, che poi appena appena, non è poi così, però cosa dovete fare? Allora, dovete far sì che la vostra ondina si fermi qui, nella punta, diciamo, ok? Quindi io faccio la mia ondina come vi ho già mostrato, prendendola in modo decente. Ok, chiudo tutte e 4 le mie asoline e vado, diciamo, sulla punta, che poi in realtà non è una vera e propria punta, ok? Però diciamo nel margine estremo della mia scollatura, e vado a fare la mia maglia bassa. Ok, e da qui parto e faccio l'altra ondina. Gli angoli quindi li lavoriamo in questo modo, cioè proprio nella punta del mio angolino, qualsiasi sia, in questo caso non è proprio un angolo, però diciamo uno stondamento, 2, 4, 5, chiudo e l'appoggio dalla parte opposta. Quindi potete appoggiarvi in questo modo, senza puntare dentro la maglia. E così diciamo che questa parte qua è diciamo, la parte più, aspettate che lo segno, è la parte che va, vedete, questo è il mio scollo e qui adesso scende, quindi diciamo forma una leggera, dire punta non è una punta, una leggera stondatura, ecco, una leggera stondatura. Nello stesso modo mi farete anche l'angolo, quindi io mi ritroverò qui perché io non ho fatto crescere il bolerino, quindi per chi l'ha fatto crescere avrà un altro tipo di angolo. Comunque questo è il mio angolo, voi avrete un altro tipo di angolo perché siete andate avanti in questo modo. Quando vi troverete nell'angolo, voi qui avrete una maglia alta, io invece ho le catenelle. Qui farò la mia maglia bassa, sulla quale farò le 3 catenelle e dove, dopo con le 3 catenelle, creo la mia ondina che appoggerò dalla parte opposta. Ok? Quindi è semplice da fare, molto molto semplice. Il primo giro andrà così, quindi
proseguiamo tutto intorno al nostro cardigan oppure bolero o bolerino, come, come vogliamo chiamarlo. Giriamo tutto intorno fino a ritrovarci da questa parte. L'unica cosa che vi dico è questa: noi accompagniamo l'ondina per agganciarci e fare la maglia bassa, ok? Cerchiamo di avere la stessa quantità di onde dalla metà del davanti destro come per la metà del davanti sinistro, ok? Quindi voi calcolate dal centro fino alla punta del vostro cardigan o bolero, contate quante ondine, le stesse saranno dall'altra parte, altrimenti se c'è un'ondina in più potrebbe vedersi, notarsi, ok? Non è detto, però un'ondina magari non fa nulla, però ecco, se riusciamo a farne tante da una parte quante dall'altra sarebbe meglio. Il sotto ovviamente non, non contate neanche, perché il sotto, andate avanti, c'è un'unica parte del sotto, no? Mentre le parti del davanti sono due, partendo dal dietro del collo a finire dalla parte opposta dal dietro del collo, passando per tutto il perimetro. Ok. Arrivati alla fine del giro, io ho l'ultima ondina e vado ad agganciarmi direttamente nella maglia bassa iniziale, in questo modo. Ora, con delle maglie bassissime, passo all'interno di questo, vedete, della catenella sopra della mia ondina, quindi passo proprio all'interno, così. Anzi, l'ho fatto, a dire la verità, molto male, quindi passo all'interno della maglia, sono 3, quindi passo nella prima e passo nella seconda, e a questo punto, proprio intorno alla catenella, faccio una maglia bassa, tiro su le 3 catenelle e rifaccio la mia ondina. Quindi 1, 2, 3, 4, ho le mie 5 asoline, chiudo tutto insieme e vado sulla catenella sopra questa ondina. La catenella è qui, vedete? Quella proprio, eccola, questa qui. Quindi entro proprio dentro, prendo il filo e faccio la mia maglia bassa. Quindi praticamente adesso spostiamo l'ondina tra un'onda e l'altra e continuo, quindi le 3 catenelle, chiudo, vado proprio sopra dove ci sono le 3 catenelle, con l'uncinetto si trova meglio, proprio qui, vedete, proprio sopra, e faccio la mia maglia bassa, 3 catenelle e continuo. Chiudo, vedete, questa è la catenella, entro proprio all'interno e faccio la mia maglia bassa, ok? E continuo così nello stesso identico modo in cui vi ho fatto vedere. Procedete per tutto il perimetro, abbiamo fatto il secondo giro, e fate quanti giri voi desiderate. Quando arrivate alla fine del giro voi vi ritroverete qui, avete la maglia bassa, le 3 catenelle, fate la vostra ondina e vi aggancerete nella prima maglia bassa che avete fatto, che è questa, e avete chiuso il giro. Potete fermarvi al secondo giro, però se volete potete fare più giri, ok? Finito. Allora, praticamente tutto ciò che ho fatto è fare 2 giri di ondine, mettere un solo bottoncino, come vedete, solo un bottoncino,
e leggermente, come vedete, scende nella parte centrale, così forse lo vedete un pochino di più, ma proprio un leggero sfasamento, ok? Proprio leggermente scende leggermente in più qui sul davanti. E sulla manica ho deciso poi di fare soltanto un giro di ondine. Ho poi scelto il nome per questo bollerino e lo chiamerò Quadrifoglio. Quindi questo è il retro. Anche il retro, guardate che belle queste foglioline del quadrifoglio, diciamo così, quindi ci porterà anche fortuna del quadrifoglio, come scendono bene, e la parte sotto leggermente arcuata, ok? E sale leggermente sui fianchi, è molto morbida, quindi nel senso che nonostante abbia fatto una 44, però facendola crescere come io vi dicevo vi rimane proprio morbida sui fianchi, non è aderente. La manica l'avete vista tutti. Ecco il quadrifoglio. E che dire, non ho altro che dire se non ringraziarvi, come sempre, ringraziarvi per essere state insieme a me per realizzare la mia nuova creatura. Spero che vi sia piaciuto, fatemelo sapere, mi raccomando, e iscrivetevi al mio canale. Un abbraccio e al prossimo tutorial.